Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti qui dalla radio mercoledì 15 ottobre del 2025, un mercoledì di fine sosta nazionale, visto che tutte le partite sono finite e quindi ci rituffiamo nella nostra Serie A che ricomincia venerdì. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Allora Henry, in realtà dobbiamo parlare di una cosa non particolarmente positiva, nel senso che nella notte sono arrivate le ultime partite e non ci hanno, diciamo, dato buonissime sensazioni. Partiamo da un aspetto. Ci aspettavamo magari qualche minuto da Pervis e Stupinian, invece né in campo né in panchina è Stupinian. Nella sfida che ha visto l'Ecuador fronteggiare tra l'altro il Messico di Santiago Jiménez, che invece è entrato al 60° e ha giocato la mezz'oretta finale di partita, senza lasciare traccia però. Ma tornando a Stupinian, insomma, visto che è rimasto lì e non è tornato a Milano, ci aspettavamo quantomeno potesse essere della partita, altrimenti la logica faceva pensare è un amichevole, lo rimando a Milano. E invece è rimasto lì e per di più non ha neanche giocato, quindi dovremo capire come sta adesso che ritorna a Milano. Sì, più che altro è questo, Simo, che fa un pochino pensare perché da un certo punto di vista poteva giocare, mi verrebbe Sì. da dire, se è rimasto lì, perché altrimenti se non stava bene né per giocare né per andare in panchina, dall'altro lato della medaglia poteva tornare allora, se era questo il punto. Situazione un po' particolare, poi per delle amichevoli, cioè io capisco e giustifico anche le nazionali e i giocatori che hanno degli impegni importanti e che ancora magari sono in ballo per qualificazioni e mondiali, cioè perché comunque significa il portare la propria nazione al mondiale, Certo. però per delle amichevoli magari la gestione con i club potrebbe essere leggermente diversa. Ecco, quella di Stupinian è abbastanza inspiegabile, mi verrebbe da dire, perché non torna qui, ma resta lì, però resta lì senza nemmeno andare in panchina né tantomeno giocare. Un po' una gestione strana sul terzino esterno ecuadoriano e come hai detto tu contro un Santiago Jiménez che è entrato, ha fatto mezz'ora contro l'Ecuador senza infamia e senza lode, davvero non ha praticamente fatto nulla. Partita un po' così per noi, nella speranza che Stupinian stia bene, al netto di un Bartesaghi, invece Simo, che con l'Under 21 ha fatto molto bene perché ha fatto un assist per uno dei due gol di Camarda e quindi dopo la partita con la Juve magari Bartesaghi avrà chance anche con la Fiorentina. Credo che tra oggi e domani avremo un quadro un po' più chiaro, soprattutto su Stupinian, su Rabiot, sui giocatori acciaccati, ecco, non infortunati del tutto. Come hai detto giustamente, Bartesaghi ieri ha giocato, ha fatto gli altri 90 minuti, è uno dei pochi che ha fatto 180 nelle due partite, ha giocato contro l'Armenia in Under 21 con l'assist a Francesco Camarda che ha fatto gol anche nella seconda partita della nazionale. Insomma, adesso non sappiamo esattamente perfettamente come sarà Pervis e Stupinian perché in teoria ce lo aspettavamo quantomeno della partita. Se non dovesse esserci, comunque c'è un ragazzo che con la Juve se l'è cavata, magari non ha fatto niente di eccezionale, insomma, niente di... però, insomma, al di là di qualche sgasata di Conceição nel primo tempo, che insomma, è difficile da contenere un po' per tanti, però, insomma, alla fine non è andato giù, anzi, insomma, ha tenuto botta. È andato in nazionale, ha giocato tanto, ha messo tanti minuti nelle gambe, quindi ti dirò, quasi quasi mi aspetto più lui che Stupinian alla ripresa contro la Fiorentina. Poi so perfettamente che in realtà state aspettando altro. Come avete visto la copertina, come magari avete già letto, la notizia più grave arriva dagli Stati Uniti, dove erano in amichevole con l'Australia, ennesima amichevole della nazionale statunitense, con Christian Pulisic che nei giorni precedenti aveva un problema alla caviglia, si gonfiava la caviglia.
Poi le terapie pre-partita, diceva Pochettino, hanno portato a poter essere schierato con l'Australia, tant'è che parte dal primo minuto. Ho visto negli highlights, purtroppo non riesco a trovare per ora la partita intera, ho visto soltanto che negli highlights ha preso 2 legnate mica da ridere intorno al 20°, e poi al 30° è uscito per infortunio. Pochettino poi nel post gara, come potete leggere direttamente anche dal nostro sito, ha confermato che credo abbia sentito qualcosa al bicipite femorale. Domani volerà in Italia, stasera valuteremo e vedremo. Cosa vuoi valutare? Tanto ormai non ce l'hai più. Al momento non possiamo dire nulla. Ecco, è uscito sì al 31°, quindi adesso, bisogna incrociare le dita e sperare che questo fastidio che ha sentito al bicipite femorale della coscia possa essere un fastidio e magari Pulisic sentendolo ha detto: senti, sai com'è? Magari non rischio, esco. Allora, partiamo dal presupposto che io non posso dire quello che penso di Pochettino, perché altrimenti chiudono il canale di Radio Rossonera e E lo io voglio che sappiamo. vada avanti. Quindi, insomma, ditecelo magari voi nei commenti quello che pensate di Mauricio Pochettino. Detto questo, no, però fate i bravi, fate i bravi. Ringraziamo e salutiamo l'allenatore degli Stati Uniti. Detto questo, è ovvio che in questi casi la speranza è sempre che si sia fermato in tempo, no, Simo? Che abbia sentito e si sia fermato in tempo, però per uscire dal campo al 30° non lo so, ecco, non lo so, aveva già dei fastidi alla caviglia, la caviglia che si gonfiava e si sgonfiava, arriva sto problema al bicipite femorale. Io, Simo, metto la firma perché salti la Fiorentina e stop. Ma metto la firma perché a mercoledì c'è tutto il viaggio in aereo, che ricordiamo, a detta di molti, fare un viaggio di ore e ore e ore, sei in business class, quindi cioè, Sì. come fare un aperitivo. Però c'è il viaggio, ha avuto questi problemi alla caviglia, ha avuto ed è uscito dalla partita per un problema bicipite femorale. Per me è difficile che giochi domenica sera, è difficile. Poi se succede bene, però io metterei la firma al fatto che salti solo quella, ecco, perché già questa sosta ci ha tolto Alexis Almacher per un po' di tempo, che saranno 2, 3, 4 partite, ed è un problema da risolvere. Ne parleremo anche in questi giorni, ne abbiamo parlato anche ieri, cioè sul come sostituirlo, perché sugli esterni siamo corti. Davanti allo stato attuale, cioè con un Leao che torna in gruppo, siamo anche meno corti, ma io ricordo sempre che un Nkunku fino a una settimana fa aveva un tempo nelle gambe a detta del nostro allenatore. Leao, dopo essere stato fermo 45 giorni, ha fatto 2 scampoli di partita, è andato in nazionale ed è stato rispedito a Milano sempre per problemi fisici. Io non lo so, Jimenez è l'unico che sta bene, tra virgolette, ma ha solo un gol in Coppa Italia finora in stagione. Anche lì, insomma, è allarme rosso. Non tanto a livello numerico forse, ma proprio a livello di condizione tra fisica, psicologica dell'attacco, perché Pulisic out, potremmo dire, immagino, poi magari ci stupisce e gioca, però immagino che sia fuori. Leao in Nkunku, punti di domanda sulla condizione fisica, Jimenez, punti di domanda sul fatto che non segna e non sta segnando. Quindi, insomma, con anche Salmacher fuori, con Rabiot che ha avuto questa botta al polpaccio, con il Stupinian che era stato là, però non è manco andato in panchina. Insomma, una situazione non felicissima, eh. No, quello no. Insomma, ti puoi portare a casa il fatto che Nkunku ha fatto un'oretta e ha giocato la seconda partita facendo gol e quindi quantomeno penso si candidi a questo punto a prendere il posto di Christian Pulisic, visto che se la questione è muscolare, se è una contrattura fai tempo a scioglierla, ma se appena è qualcos'altro, insomma, le soste nazionali ci hanno restituito i 4 giocatori che più ci hanno trascinato. Modric, ok, a posto. Rabiot, mezzo acciaccato, la seconda non l'ha giocata. Salmacher, lesione al flessore.
e Pulisic adesso vediamo come sta col bicipite femorale, cioè i 4 migliori del mese di settembre-ottobre ce li ridanno non particolarmente in forma. Vi faccio vedere anche una cosa velocissima, cioè questo, i prossimi 15 giorni. C'è Milan-Fiorentina il 19, ed è domenica, dopodiché la partita successiva è il venerdì, perché anticipiamo tanto, perché l'infrasettimanale è di campionato la settimana dopo e c'è Atalanta-Milan di martedì, mentre poi chiuderemo il 2 novembre questi 15 giorni circa con la Roma. È ovvio che insomma queste partite Samaker le salta, perché lesione, insomma, non si scappa, purtroppo è questo. Sperando che appunto Christian Pulisic non si sia lesionato, ma magari si sia fatto semplicemente un indurimento che lui ha capito prima di, eccetera, eccetera, eccetera. E se salta proprio, magari salta la Fiorentina, sperando che quindi non ci sia altro, perché come vedete, insomma, il calendario non è che sia proprio dei più semplici e avremo bisogno un po' di tutti, Sì, anche poi, perché poi giustamente chi dovrebbe prendere il loro posto, chi magari è appena tornato discretamente in forma, cioè in Nkunku, chi ancora non lo è, Leao, chi ancora magari deve dimostrare di essere abile su quel ruolo, c'è Atekame, chi magari deve essere, cioè, insomma, è ancora un po' da risistemare la rosa. diciamo Simo che fino ad ora avevamo avuto Leao a parte e condizioni di Nkunku a parte, tutti a disposizione, no? Sì, Bene o all'incirca sì. male, c'erano sempre stati tutti da quando è arrivato Rabiot, comunque dalla fine del mercato, erano stati sempre tutti molto disponibili a giocare. E adesso arriva il primo momento dell'anno in cui il Milan deve far fronte a un po' di emergenza. Devono venire fuori gli altri, cioè Nkunku deve iniziare a carburare perché comunque è costato 42 milioni, non è in prestito, in villeggiatura alla Joao Felix, perché lo stesso discorso poi può valere per Leao, che deve ritrovare la condizione, iniziare a macinare minuti e gol e assist, perché senza Pulisic deve iniziare lui a prendersi qualche responsabilità in più. Penso anche a Rabiot che magari deve iniziare a buttare dentro qualche gol. Penso a Fofana che ha giocato meno, Ricci stesso, a questi nuovi ragazzi, gli esterni, i De Winter, gli Atekame che devono iniziare a, se giocano, a carburare, cioè a far valere le loro qualità, se le hanno, quelle che hanno, e dimostrare che possono stare in una rosa che compete. È arrivato un momento in cui fino qui tutto bene, quei 3 o 4 ci hanno spinto, adesso è il momento che tutti gli altri, soprattutto gli altri, perché questi 3-4 sono arrivati lunghi a livello proprio di condizione e molti si sono fatti male, è il momento in cui anche gli altri dovranno un attimino alzare l'asticella e prendersi un po' di responsabilità. Per forza di cose, perché quelli che abbiamo appena detto prima non saranno in campo. Siamo arrivati in chiusura, caro Henry, perché ci ritroveremo come sempre all'Anci Talk per capire un po' meglio come stanno i giocatori. Insomma, viaggeranno in questo momento, torneranno in Italia i giocatori che ancora non sono in Europa, quindi Jimenez, Stupinian e Christian Pulisic, che poi vedremo come stanno, perché ne abbiamo bisogno. Henry, grazie. A dopo.